Ciao, benvenuti su Minty Tarot, è un nuovo episodio dei Tarocchi delle 13 notti, una serie dove con alcuni piccoli tarocchi interattivi ci si prepara all'entrata nel nuovo anno. Abbiamo tre varianti fra cui scegliere e oggi guardiamo all'ostacolo che dovremo superare il prossimo anno. La prima variante è quella del quarzo di rocca, la seconda è quella del quarzo rosa e la terza della fluorite verde. Potete stoppare il video per scegliere con calma e seguendo il vostro istinto la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. Bene, iniziamo con la prima variante, che è quella del quarzo di rocca, e vediamo le carte che sono uscite. Abbiamo la regina di denari e il carro, che è un arcano maggiore. Bene, dunque, il prossimo anno dovrete stare attenti a superare un ostacolo che si frapporrà nel vostro cammino per raggiungere un certo benessere materiale, o meglio, per gestire, diciamo, la vostra parte materiale. La carta della regina di denari è una energia molto concreta, molto legata all'elemento materiale della nostra vita e quindi mira appunto a creare delle basi stabili nella propria vita, mira alla serenità materiale, al successo materiale e soprattutto a creare proprio delle radici, delle fondamenta stabili nella propria vita. E il prossimo anno voi avrete proprio questa esigenza e sarete molto determinati nel perseguire questo fine, perché c'è subito dopo la carta del carro, che è la carta proprio della volontà, del cammino, dell'andare verso un particolare obiettivo. E quindi dovrete stare attenti appunto a non farvi ostacolare in questo cammino. Probabilmente l'ostacolo maggiore che avrete nel vostro cammino sarà la decisione fra quale strada prendere. Vedete, ci sono i cavalli, in questo caso rappresentati da due sfingi, che guardano in direzioni opposte e quindi questo vuol dire che dovrete essere molto lucidi nel decidere la strada per la strategia, il cammino. Probabilmente sarete di fronte a un bivio e quindi questo sarà l'ostacolo maggiore che dovrete superare. Una volta superato questo ostacolo, la vostra strada sarà abbastanza lineare, molto tranquilla e decisa, perché la carta del carro è una carta di potere, di una persona vittoriosa, di successo, un'energia che proprio vi porta sicuramente al successo, però appunto dovrete prendere delle decisioni su quale strategia sarà migliore seguire, appunto per perseguire questa concretezza, questa stabilità nella vostra vita. Può anche essere possibile per una cerchia ristretta di voi che dovrete proprio spostarvi fisicamente, perché appunto il carro indica un viaggio, indica uno spostamento, un movimento. Però non è per tutti questo tipo di interpretazione, è un po' più ristretta. Bene, questo per quanto riguarda la prima variante. Adesso guardiamo la seconda variante di coloro che hanno scelto il quarzo rosa e vediamo che carte sono venute fuori. E abbiamo il Cavaliere di Coppe
e la carta della morte, disegnata proprio come un cavaliere. Beh, probabilmente queste due vanno nella stessa direzione, il che vuol dire che per coloro che hanno scelto questa strada, questa variante, avranno un percorso da compiere seguendo il proprio cuore, cioè il proprio istinto, quello che gli piace fare, le attività che gli danno di più a livello emotivo, come indica il Cavaliere di Coppe. Questo percorso porterà a una trasformazione abbastanza grande all'interno di voi stessi, e questo sarà percepito come un ostacolo. Comunque sarà diciamo sempre per il vostro bene supremo, quindi non dovete farvi spaventare o rifugire questo cambiamento, perché appunto è un qualcosa che vi porterà beneficio nel lungo periodo, anche se appunto nel breve periodo può essere difficile, in quanto comunque è una trasformazione importante, che vuol dire che alcune cose verranno a finire e altre nasceranno. Porterà comunque in definitiva a una rigenerazione profonda del vostro essere, ma anche della vostra vita. Sicuramente sarà sempre per il meglio. Per alcuni di voi può esserci la possibile trasformazione di una relazione, che può anche finire, però appunto è un'interpretazione ristretta a pochi individui, perché appunto il cavaliere può indicare appunto una persona che se ne va appunto e va a finire questa relazione con la carta della morte. È un ostacolo che dovrete superare in caso, però appunto è una interpretazione abbastanza ristretta. Per molti di voi che che avete scelto questa variante, vedo soprattutto una forte trasformazione di quello a cui voi piace, cioè evidentemente voi state andando verso una direzione che segue il vostro cuore, che può essere un lavoro che volete, una relazione che perseguite, delle attività che vi fanno stare bene e che vi porteranno comunque a cambiare dentro e cambiare le vostre circostanze in maniera abbastanza importante, e questo sarà un ostacolo da voi percepito, perché tutte le trasformazioni implicano dei fastidi. Però appunto una volta superato questa transizione, la carta della morte di solito preannuncia soprattutto una rigenerazione, cioè una trasformazione per il meglio. Bene. Dunque, vediamo la terza variante, che è quella della fluorite verde, e abbiamo il 7 di bastoni e la carta della temperanza. Dovrete, voi che avete scelto questa variante, avere una certa, come dire, attitudine difensiva. L'ostacolo che sarà, che vi si presenterà riguarderà una specie di difesa della vostra posizione, perché vedete questo 7 di bastoni vede una persona che si difende da degli attacchi di altri bastoni, no? Quindi vi troverete a dover difendere voi stessi, le vostre posizioni, può essere in ambito lavorativo o che in ambito personale.
riuscirete a superare questo ostacolo appunto mantenendo il punto fermo e soprattutto avendo pazienza e adattandovi a delle nuove circostanze, perché la carta della temperanza indica appunto che sarà un ostacolo che dovrete affrontare per un po' di tempo. È una carta lenta che mi indica un lungo periodo, quindi sarà un ostacolo che troverete nel vostro cammino per un po' di tempo e riuscirete a sormontarlo grazie appunto a molta pazienza e soprattutto a una certa adattabilità a questa circostanza, questo attacco, comunque come dire, necessità di difendere voi stessi. Può essere una difesa nel senso anche per dire chi ha iniziato un percorso di studi che deve comunque sempre sempre studiare, sempre lavorare per mantenere la propria posizione, per superare gli esami, oppure a livello lavorativo perché comunque sarete sotto pressione per un po' di tempo e dovrete difendere la vostra posizione o comunque lavorare parecchio, essere sotto pressione. Ecco, in questi casi, in questi frangenti, la carta temperanza dice che dovete portare pazienza e adattarvi alle vostre circostanze senza come dire, creare più che altro un muro di difesa, piuttosto essere malleabili come dire, accettare la pressione che avrete su di voi. Bene, spero che questo piccolo interattivo vi abbia dato gli spunti di riflessione. Vi ricordo che saranno pubblicati dei interattivi simili tutti i giorni fino al 5 di gennaio. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella per non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto e vi auguro buone feste. Ciao!